Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi unboxing di un prodottino veramente economico che andiamo a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi, pronti all'unboxing di questo prodottino, di questo nuovo prodottino economico. Con l'aumento dei prezzi apportato da alcuni marchi e da alcuni store, negli ultimi giorni mi sembra una buona idea proporvi delle alternative economiche, molto come questo economiche ragazzi. Ovviamente prendetele come degli unboxing, nel senso che vi presento il coltello, vi do le mie sensazioni con il coltello in mano. Al momento dell'unboxing io il coltello non l'ho provato, quindi non mi chiedete se lo uso 2 mesi in cantiere per spalare il letame, poi pulirmi i denti. Funziona ancora? È igienico? Non lo so ragazzi, perché il coltello al momento dell'unboxing non l'ho utilizzato. Se lo utilizzate prima di me, poi mi dite come va e io sono tutto contento. È una presentazione per farvi vedere dei modelli nuovi economici ragazzi. Honey Badger, il mio inglese lascia sempre a desiderare, spero di averlo pronunciato giusto. Honey Badger è praticamente il tasso del miele ragazzi. Questo marchio sudafricano, esattamente, li fanno in Sudafrica. Eccolo qua, questo è il modellino che andiamo a vedere oggi, che è l'HB1016 Lama in D2 Black. Ragazzi, andiamo a vederlo. Scatoletta, qui abbiamo tutte le etichette, codice a barre, eccolo lì, Honey Badger, Flipper D2 LRM Black ragazzi, lo avete lì. Ragazzi, andiamo a vederlo, dai. Confezione calamitata. Ok, apriamo e dentro abbiamo un bellissimo adesivo. Bellissimo, se non c'era il coltello e c'era solo il logo magari lo appiccicavo sulla Panda per conquistare le ragazze. Col coltello mi faccio fermare dalla polizia ogni volta che passo un posto di blocco, quindi lo attaccherò in cameretta. Poi abbiamo il volantino ragazzi, all'interno abbiamo un Depliant con tutti i modelli. Vediamolo insieme, eccoli qua che ve li faccio vedere. Poi ovviamente adesso io ve lo metto così, poi se volete leggere lo leggete voi ragazzi, lo leggete voi. Eccolo qua, poi tutto in inglese, chi conosce il mio inglese sa perché non ve lo leggo. Comunque abbiamo il certificatino, dentro abbiamo i sali anti-umidità e li mettiamo qui, e dentro il nostro coltellino presentato bene ragazzi, nella sua scatolettina con i suoi foglietti, è presentato bene. Dentro abbiamo la chiavetta che nel mio caso si è rivelata importantissima, a parte che io le Torx, vabbè, li avevo le chiavi, però ragazzi a me è arrivato con la lama leggermente allentata, ballava pochissimo ma ballava, ok, aveva un micro gioco, un micron di giro con la sua chiavetta in dotazione che avete qua, eccolo qui, e il coltello è perfetto e non ha il minimo movimento neanche a forzare ragazzi, nemmeno a forzare. Se lo aprite e vedete che ha un microgioco, basta un girettino con la chiave ed è perfetto. Tra l'altro ovviamente il girettino con la chiave non preclude assolutamente il flipper scattantissimo, anche perché questo coltello si muove su cuscinetti a sfera in ceramica ragazzi, in ceramica. Ragazzi, prodottino economico, economicissimo, da Bjorlands, che è ovviamente collaborazione di questa recensione. Lo trovate a 58,95 questa versione con lama in D2. Se volete spendere ancora meno ragazzi, in 8CR13 MOV lo trovate a 37,90 €. Ragazzi, sono prezzi 37,90 €, sono 40 €, in D2 lo volete prendere, sono 60 €. È un bel coltellino da battaglia, ma non sta bene ragazzi, sta veramente bene, sta bene rispetto all'Olight che abbiamo visto qualche settimana fa. Questa texture sempre a nido d'ape, però in rilievo ragazzi, offre un bel grip anche con le mani umide o bagnate o fredde, dà proprio un bel grip, una bella sensazione in mano ragazzi. Eccolo qua, davvero buono ragazzi, buono veramente la texture, mi piace molto la texture. Ve lo faccio vedere anche da chiuso, eccolo qua. Ragazzi, sono 60 € di coltellino. Se prendete la versione
in 8CR13 MOV sono 40 euro, coltellino da battaglia, non è un coltello da collezione, è un coltellino che se andate in cantiere, se vi cade in un tombino, se ragazzi ci spalate veramente il letame, lo usate nell'orto, fate un po' le vostre cose, ragazzi è un coltellino che in mano sta bene, funziona bene, scatta tantissimo, su cuscinetti a sfera in ceramica. Valutiamo sempre il prezzo e quello che abbiamo, ragazzi. Qui, secondo me, ragazzi, pagate 60 euro, tutti spesi bene. Se prendete la versione in 8CR13, ragazzi, ne pagate 40, cambia solo la lama, il resto è identico. Ragazzi, secondo me li vale, nel senso, è il suo costo, non lo andrei a pagare assolutamente 90-100 euro, però come coltellino da 60 o 40 euro appunto in 8CR13 è un bel coltellino, tra l'altro affilato bene, poi come al solito vi faccio vedere come è affilato. La lama mi piace molto, ragazzi, assomiglia un po' ai disegni di Vox, magari un pochettino scopiazzato, però mi piace. Mi piace anche lo stile del coltello, ragazzi. Cartelle interne in acciaio, eccole lì. Quindi non è il pezzettino di plastica che se pigiate si piega. Cartelle interne in acciaio e cuscinetti a sfera in ceramica, come vi ho detto. Vi do due misure. Il coltello nella sua interezza misura 18.5 con questa lama, ripeto, a me assomiglia un po' ai disegni di Vox, di 8.1 su uno spessore di 3,5. La casa sul sito dà 3 esatti. Io ragazzi col calibro l'ho misurato 3 o 4 volte, a me dà 3,5, dà proprio 3,5, quindi un pochino più spessa, taglia bene ragazzi, full flat ovviamente. Da chiuso il nostro coltellino misura 10.4, più o meno sta in una mano. Ragazzi, fatto bene, 2 metodi di apertura, avete il classico foro, eccolo qua che lo aprite tranquillamente, ma il suo bello ragazzi, essendo su cuscinetti a sfera, è il flipper, perché il flipper è veramente scattantissimo. Vi ricordo che io stretto la lama, ragazzi, non ha più un movimento, niente di niente. Se devo trovare un difetto a questo coltello è solo quello, mi è arrivato leggermente lasso sul perno lama, ma è bastato, la chiave ve la mettono in dotazione, è bastato un micron di giro per farlo andare a posto. Ragazzi, liner che ingaggia bene, ho già provato a pestarlo, adesso non ho qua niente per pestarlo, ragazzi, non ho qua niente, spaccherei il libro, non ve lo pesto, provatelo voi quando lo prendete, tiene di brutto, l'ho pestato prima per vedere appunto se teneva o meno. Una cosa che mi piace parecchio, ragazzi, tornando un attimo sul flipper, è che ha una bella presa. Ci sono flipper che scappano via, alcuni ZT, ragazzi, coltelli da 400 euro, hanno i flipperini troppo ridotti e scattano via. Fermi, non sto paragonando questo a uno ZT, sto dicendo che il flipper funziona bene, avete una bella presa, il flipper si prende bene, eccolo lì, lo prendete bene e il coltello scatta immediatamente. Spaziatore, le guancette sono in FRN con le cartelle annegate, lo vedete? Eccolo lì, cartelle in acciaio che abbiamo detto prima, costruzione aperta per pulirlo. La clippettina è riversibile, potete metterla da un lato o dall'altro. Foro per il laccettino, ecco il foro per il laccetto sulla clip così alta a scomparsa che adoro perché in tasca non si vede niente ragazzi. Il laccetto io lo escluderei perché vi frena poi la tasca qui, però ragazzi parliamo di un prodottino economico. Lama ovviamente come vi ho detto questa è in D2 che è la versione premium diciamo di questi Honey Badger, se no c'è la lama in 8CR13. Ragazzi, è un coltellino economico, prendetelo per quello che è. Ovviamente parliamo di 60 euro per questa versione premium, in mano sta bene, per tagliare taglia, il liner l'ho pestato alla morte, non si chiude, va benissimo ragazzi, il flipper è scattantissimo, ovviamente non è un prodotto paragonabile con marchi superiori, non mi paragonate questo a un'Endura di Spyderco, per favore. Però è un bel coltellino, volete spendere poco, vi serve un coltello da usare sul lavoro che funziona, che non si chiude in mano, scattantissimo con i suoi cuscinetti, ragazzi funziona. Un'altra cosa, il liner è bello aggressivo, poco spazio, ogni tanto faccio fatica a scastrarlo, eccolo lì che lo vedete, però adesso lo sto aprendo 10 volte in un minuto ragazzi, però ripeto, per il costo ragazzi è un coltellino che se volete provarlo
secondo me i soldi non li buttate, ragazzi. Se vi serve un coltellino sul lavoro da trattare male, da usare senza farvi nessuna sega mentale, rompo, sporco, lo scotch non lo taglio, quell'altro non lo taglio, ragazzi, è un coltellino che secondo me fa il caso vostro. Andiamo alle conclusioni finali. Honey Badger, ragazzi, coltellino veramente economico, un coltellino che per il suo prezzo, ragazzi, se volete prendere un coltello da lavoro senza farvi nessun tipo di sega mentale, lo uso, non lo uso, si rovina, non si rovina, è un coltellino che potete tranquillamente prendere, ragazzi. Taglia bene, non ha nessun problema, arriva affilato veramente bene, come potete vedere, quindi non avete assolutamente problemi col filo che non taglia. Questo taglia veramente bene. Questa è la versione premium in D2, ragazzi. Ovviamente sotto vi metto il link sia dalla versione in D2 che in quella in 8CR13 MOV. Ragazzi, 60 euro per il D2, 40 euro per quella in 8CR13. Un coltellino che secondo me, ragazzi, potete tranquillamente provare e poi dirmi come va. Ragazzi, dall'Honey Badger, dal pacchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!